Siamo Giustina e Michael e insieme, inconsapevolmente, abbiamo comprato un camper totalmente infiltrato, lo abbiamo demolito e ora lo stiamo ricostruendo da zero, partendo dal telaio, per dargli una nuova vita. Seguiteci in questo viaggio di ricostruzione per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Ciao a tutti e bentornati O bentrovati sul nostro canale. Nel video di oggi dobbiamo tornare al discorso della vetroresina, quindi dobbiamo fare dei passi indietro rispetto ai vlog spensierati che abbiamo fatto vedere nei scorsi video. Purtroppo ci tocca, quindi non ci rimane che farvi vedere come abbiamo scollato tutta la parete. Dopo aver cercato inutilmente di risolvere il problema usando un metodo alternativo, ci siamo resi conto che l'unica cosa da fare per risolvere questo problema era scollare tutto. Quindi ora vi facciamo vedere come abbiamo deciso di procedere. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Mettetevi comodi e buona visione! Buongiorno ragazzi, oggi siamo qua al camper a fare un lavoro molto particolare e che serve per rimediare un piccolo errore. Adesso ve lo spiegherà Michael. Chiamiamolo un piccolo errore. C'è un errore qui che adesso non si vede, ok? Però possiamo dire cosa non dovete fare se volete fare un lavoro del genere. Noi siamo partiti a mettere il silicone con la spatola, però l'errore è stato che avevo pensato che potevamo mettere nel perimetro della vetroresina il silicone con la spatola dentata, mentre nella parte centrale mettere qualche striscia con la pistola del silicone. Perché appena abbiamo cominciato a spalmare il silicone, era molto duro e non si riusciva a stendere e allo stesso tempo ci voleva troppo materiale. Quindi per risparmiare io ho avuto la brillante idea di fare questo genere di cosa. Quindi spatolare solo ai bordi e metterlo delle strisce, neanche mettere strisce dritte, che io l'ho messe pure a onde. Quindi il risultato finale che si vedeva è questo. Venite con me che faccio vedere. Si vedono le onde qua. Vieni da qua che si vedono meglio. Si vedono benissimo. Anche il tuo riflesso è ondeggiato. Guarda che bella, guarda. Guardate che bel lavoro. Di un bel lavoro di non diciamo cosa. Di cacca. Basta, non fare. Cosa hai detto? Non far vedere queste cose, sennò si disiscrivono al canale. Ma noi siamo qua per questo, perché Comunque, stiamo sì, facendo un lavoro per la prima volta. Sì. Ma diciamo che noi siamo qui proprio per questo, perché stiamo facendo le cose la prima volta, stiamo facendo un prototipo e quindi di conseguenza è così. Un prototipo non può essere perfetto alla prima botta. Vabbè, stiamo facendo degli errori che ci stanno insegnando tanto anche. E pagando noi risolviamo tutto, non è un problema. Certo. Diciamo che siamo riusciti a scollarla, quindi possiamo rincollarla al meglio. L'unica cosa è che va pressata adesso, quindi stiamo creando una pressa proprio per fare questo lavoro qui. Dopo aver iniziato a scolare la parete, come vi abbiamo mostrato nel video precedente, ci siamo resi conto che anche se con molta difficoltà, riuscivamo comunque a scollare tutto. Quindi abbiamo pensato inizialmente di scollare fino a metà parete. Perché? Perché non potevamo scollare tutto quanto, altrimenti avremmo perso tutta la sagoma dalla parete e a rimettere la vetroresina nella posizione corretta sarebbe stato molto complicato. Anche perché dovevamo lavorare non più a terra, bensì in verticale, ovvero con la parete messa in piedi già attaccata al camper. Quindi la decisione iniziale era quella di scollare metà parete per poi incollarla e passare successivamente a scollare dalla parte della mansarda fino alla parte incollata. Ma per ottenere un risultato migliore abbiamo scelto di scollare tutta la parete lasciando soltanto la parte della mansarda, che ci avrebbe tenuto la vetroresina nella posizione corretta e che avrebbe così portato un risultato migliore una volta finito, agevolandoci così il lavoro dell'incollaggio successivo. Adesso vi lasciamo a qualche immagine di noi mentre vi spieghiamo qualcosa dal campo di lavoro. Guarda ragazzi, pensate quanto sia divertente quello che sto facendo io. Mettetevi nei miei panni. Mandatemi per favore un ginseng e un po' di brasilena, qua in Calabria è ottima. Poi magari ce la portiamo sempre nel camper e ve la offriamo in giro se riusciamo. Se riusciamo, perché non è che ne possiamo portare 50.000 litri, però ai pochi eletti andrà anche la brasilena. Ragazzi, se qualcuno vuole supportarci maggiormente, YouTube ci ha permesso di attivare degli abbonamenti.
Quindi se vi va potete abbonarvi al nostro canale e supportarci maggiormente. Così avrete anche qualche contenuto esclusivo, perché con l'abbonamento più piccolino che abbiamo pensato per chi ci vuole sostenere e aiutarci a mettere un listello a Camperito, darvi un'anticipazione del video settimanale, mentre per chi vuole partecipare un po' di più e prendere 2 listelli a Camperito, dargli in esclusiva un vlog settimanale in cui vi faremo vedere il resoconto dei lavori e del punto della situazione con Camperito al momento. A noi basta anche un like e un commento, che è di enorme supporto per noi E che ci aiuta a crescere e farci conoscere a più persone. L'unico metodo per staccarla è prendere la taglierina e fare così nel mezzo, piano piano, piano piano, piano piano, con molta calma, con molta E questo è calma. il risultato. E con tanto tempo, tanto lavoro, tanto sudore, tante mani viola, riusciamo a staccarla. Diciamo che sto pezzo, ci abbiamo messo solo sto pezzo, Mani sono viola, anche le 3 mie. pomeriggi, diciamo, 3 pomeriggi e siamo ancora qua. E intanto va fatto. Siamo a Poi va metà. pulito tutto come abbiamo fatto dall'altra parte, va pulito tutto quanto. Va pulito ed eventualmente stuccato, perché ci sono questi buchini che abbiamo fatto per far uscire l'aria, ma che non sono serviti a niente perché c'era comunque la vetroresina in eccesso. Da qualche parte, tipo qua, sono tappati, da qualche parte ancora no, quindi qua li dovremmo tappare. Giusto? Sì, sì. Questi andranno tappati. Ragazzi, la situazione è cambiata. Pure la torcia. Sta avvenendo questo adesso. Errori da principianti. Siamo riusciti a fare una base e allora Michael vi spiega che sta succedendo. Niente ragazzi, non so a che punto siamo dal video, però niente, volevo dire che questi sono errori da principianti, no? L'avrò già detto sicuramente 1000 volte forse. negli altri video. Siccome noi siamo pazzi abbiamo scollato tutto e rifatto tutto come al solito, no? Perché non potevamo smontare un camper e poi avere il problema della vetroresina e non rifare la vetroresina. Se non potevamo scollarla, rifacevamo le pareti, semplicemente, no? Perché noi siamo così. Quindi imparate a conoscerci perché siamo così. Per farmi capire, ragazzi, noi questo camper lo dobbiamo fare come si deve, ok? Quindi se sbagliamo qualcosa, prendiamo e la rifacciamo. Punto. Ci mettiamo più soldi, ci mettiamo più soldi. Impariamo di più, impariamo di più. Ci rimettiamo sempre noi, però acquisiamo esperienze. E questo perché? Perché ci stiamo appassionando sempre di più a tutto questo e quindi questo camperito per noi diventerà la nostra casita e quindi la casita ha bisogno di essere fatta bene. Quindi la prossima volta che io penso va bene così, possiamo fare così che tanto va bene così, risparmiamo, so già che sto facendo una vita. Perché? Perché risparmiamo dove possiamo risparmiare, dove no? Giusto? Esatto, soprattutto se si tratta di struttura non bisogna risparmiare. È una cosa che abbiamo imparato per bene questa. Quindi passo e chiudo e ci rivediamo tra un pochino quando vanno avanti i lavori. Sì, sì, sì. Ragazzi, Michael qua ha fatto un gran bel lavoro. Bello proprio! Ha fatto tutta Bello. questa pulizia qua. Beh, vabbè, diciamo una volta che ci siamo. Sì, ho fatto un bel lavoro, dai. E adesso che sta continuando, sta andando da bomba, proprio Sì, velocissimo. La pulizia diciamo che la stiamo facendo in modo ottimale perché Sì. con questo attrezzo qui, un raschietto con una lama, ci permette, vedi, di farlo andare via per vedere tutto quanto. Altrimenti che lo cacciavo sta cosa, ragazzi? Che lo cacciavo? Vediamo che è soddisfacente. Soddisfacente? Satisfaction. Ehi, Ehi, ti ehi. sei infilato nel legno. No, c'è qualche scheggia, capito? C'è qualche scheggia che poi andrà stuccata purtroppo perché è aderito così bene che alcune cose se ne sono venute pure. Tipo questo è un E ora vi spieghiamo anche questo. Cos'è successo qua?
Perché ci sono tutti quei buchi? Allora, questi buchi è perché siccome c'erano quelle palle che si vedevano, ok, quelle montagnelle che si vedevano, noi abbiamo pensato dall'interno, siccome premevamo su quelle montagnelle c'era dell'aria, noi abbiamo detto facciamo dei buchini, mettiamo il silicone, teniamo pressato e rimane incollato. Niente da fare, dovevamo scollarlo. Poi vi facciamo vedere anche il processo di ciò che abbiamo fatto se ci sono video. Se no vi diciamo solo che l'abbiamo riempito di silicone, messo poi dei listelli, cercato di cugnare, si dice in italiano cugnare? Di pressare. Di pressare. Ormai sono diventata catanzarissima. Una volta incollata la parete dovevamo aver pronta anche un qualcosa che ci permetteva di pressarla dall'esterno. Quindi ci siamo creati un telaio che successivamente ci sarebbe servito per andare a pressarla. Per creare la pressa, cosa abbiamo pensato di fare? Siccome dovevamo poi costruire successivamente come prima cosa all'interno le pareti del bagno, abbiamo deciso di prenderci dei pannelli di Okumè lunghi 3 metri, in modo tale che da terra fino a sopra il camper arrivassero completamente, per utilizzarli come pannelli per riuscire a pressare al meglio. Per la pressa abbiamo utilizzato dei montanti e dei listelli che c'erano rimasti dal tetto, precedentemente smontato. Che noi abbiamo fatto la prova e la facciamo vedere pure alla fine del video di questo qua. Vai, continua tu per favore, che mi sono perso. Ragazzi, praticamente abbiamo creato un telaio con dei listelli e dei montanti, quei montanti famosi del vecchio tetto che siamo andati a smontare, li abbiamo riutilizzati per crearci questa pressa. Che poi messa in piedi davanti alla parete doveva schiacciare al più possibile in modo tale da far incollare il tutto e da renderlo stabile e strutturale. Quindi poi con l'aiuto dei cunei, come potete vedere in queste immagini in cui abbiamo fatto anche la prova per vedere come andasse e se fosse fatta bene anche su misura, abbiamo capito come procedere per riuscire a incollarla e quindi fare questa prova su questa prima parete. Va bene ragazzi, avete capito? Ma questo lo capirete meglio nel prossimo video, in cui vi faremo vedere appunto come abbiamo eseguito tutto l'incollaggio e come abbiamo appunto utilizzato questa pressa, perché magari per qualcuno di voi può essere non chiaro la spiegazione, ovviamente sentendola. Perché è difficile da spiegare ragazzi. Sì, abbiamo difficoltà a trovare parole. È più facile a parole. farsi che a spiegarsi. Sì, sì. E il fatto di non aver fatto i vlog man mano e di aver aspettato tempo ci fa Raga, sì è che l'ultimo, questi sono gli ultimi video, dopodiché ci siamo. andremo con i vlog. Andremo con i vlog e sarà tutto lineare. Sì. Si spera. Però prima di concludere di farvi vedere come l'abbiamo rincollata, abbiamo un vlog vecchio che risale al tempo appunto dello scollaggio della vetroresina, in cui lavoriamo, che ci dispiace non pubblicare e che comunque vi fa vedere anche la nostra emozione, ciò che abbiamo provato, come abbiamo affrontato questo scollaggio, e che ci teniamo a condividere con voi. Quindi ci saranno in totale 3 video sulla vetroresina, questo è il primo e poi altri 2. Quindi non ci rimane che salutarvi. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, sta per finire la vetroresina, per fortuna, ci siamo, quasi, non vedo l'ora. Ci vediamo alla prossima, ciao! Buon fine settimana, un bacio!